Volevo parlare un po' di Lorenzo quando era giovane. E quali sono state le tue scelte che ti hanno portato a diventare nutrizionista? Da piccolo volevi fare il nutrizionista? No, da piccolo volevo fare il medico. Tu che hai fatto molte diete, qual è secondo te l'ostacolo più ostico che i pazienti hanno? In realtà è un mix di quelle robe lì che ha detto lui, diciamo tendenzialmente emotivo-psicologico l'ostacolo. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata dell'Uomo e la Macchina podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Lorenzo Caressa. Lorenzo è la seconda volta ospita al podcast ed è uno dei più famosi nutrizionisti italiani. Durante la puntata abbiamo parlato di nutrizione, ovviamente, di come creare un'azienda in Italia e di come è Lorenzo a telecamere spente. Spoiler alert, non è come nei reel. Quindi, se volete conoscere un po' meglio Lorenzo, sedetevi comodi e godetevi questa puntata. Vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, commentare, condividere e mettere mi piace. Ma ora, miei cari, vi lascio a Lorenzo Caressa. Buon ascolto. Ho visto che spesso fai colazione con la tazza di One Piece. Volevo chiederti se hai delle scene preferite in tutta la saga e quali sono. Se vuoi ti dico le mie mentre tu pensi. Vai, prova a dirmi le tue. Quando Nico Robin dice voglio vivere, I wanna live, no? Quella mi piace molto. Oppure quando Zoro prende tutto il dolore di Luffy e fa nothing happened. E tipo è tutta subito sta soffrendo tantissimo in realtà. E l'altra quando Luffy dà un pugno al drago celeste. Beh, sicuro ci sta. Effettivamente questa qua del pugno potrebbe essere anche una delle mie preferite, però in generale io sono molto con un approccio quasi bambinesco da questo punto di vista, quindi mi piacciono tutte le scene dove sblocca il nuovo potere, quindi forse la mia preferita è quella quando si vede per la prima volta il Gear Second. Ok. E poi quando impara l'Haki e quando riesce a battere il vice di Big Mama, quello che ha l'Haki che però prevede un pochino anche il futuro, che poi non si vede più utilizzare. Cioè ho detto mica adesso che ha questa capacità qua vince su tutti per forza, prevede addirittura le azioni prima ancora che avvengono. No, non si vede più. Però insomma tutte queste scene di questo tipo. Ma stai seguendo anche Netflix perché adesso è uscito la serie con i personaggi reali. Non l'ho ancora iniziata, voglio provarla a guardare, ma vedremo. Beh, passiamo a un po' delle nutrizioni. L'ultima volta che ci siamo visti 3 anni fa mi avevi detto che il tuo obiettivo era quello di diventare il nutrizionista più famoso d'Italia. L'obiettivo è sempre lo stesso o è cambiato? No dai, più o meno è sempre lo stesso. Il problema è che Scarabelli mi ha detronato da questo punto di vista. È Scarabelli lui. Qual è quello con il Dottor smalto? Scara, sì, bravo, quello con lo smalto. Mannaggia a lui. Vabbè, insomma, la gara è ancora aperta, aspettiamo, le cose possono cambiare. Invece volevo chiederti come funziona il processo di quando fai il reaction dei video, perché ormai, a quanto ho capito, sei talmente famoso che le persone ti mandano i video. No? Sì, allora in realtà quello poi non dipende tanto da quanto sei famoso, dipende da quanto ti seguono le persone. Quando vedono che il tuo modo di fare video magari verte spesso sulle reaction, hai le persone che hanno deciso di seguirti in quel momento lì, che hai delle persone che ti mandano spesso dei video da reactare, perché come sono io che lo faccio da tanto tempo, ci sono io ma ci sono anche altri miei colleghi che magari hanno iniziato da meno tempo, sono meno famosi, ma anche loro sicuramente hanno il loro gruppo di follower che gli manda dei video da reactare. Funziona più o meno sempre così. Hai dei fedelissimi che ti mandano spesso dei video? Persone specifiche no, anche perché il mio modo di guardare i messaggi non guardo neanche chi mi scrive. Cioè io che ne so, vedo vado sulle richieste messaggi, provo ad aprire e dico ok, questo mi ha chiesto sta roba, non ho tempo di rispondere, questo mi ha chiesto quest'altro, può essere interessante, questo mi ha mandato un video, ok, apriamolo. Quindi io apro il video ma non ho guardato chi mi ha scritto. E poi in base a video che ritengo interessante poi ci faccio o meglio video che può far uscire una reaction o interessante o divertente, poi ci faccio il video sopra. Ma è una cosa che ti fa piacere
E comunque senti anche una responsabilità, perché cioè, alla fine tu ci metti proprio scienza, cioè, potente. Secondo me la responsabilità, sì, non è tanto quella che sento io, sento più proprio il fastidio nel vedere persone che invece utilizzano la loro visibilità per creare disinformazione, continuare a perpetuare quel loop in cui si crede che una determinata cosa faccia bene o male o che funzioni soltanto se è fatta in quel modo lì, quell'altro che invece ti dice l'esatto opposto, e sembra che poi non ci sia una linea guida comune quando in realtà c'è, e quindi a me dà fastidio proprio il creare disinformazione. Però visto che sei famoso, non pensi che quando fai una reaction a una persona che è magari meno famosa gli stai dando notorietà e quindi ottieni l'effetto contrario? No, questo è quello che è la critica che muovono sempre anche a persone che magari fanno reaction anche solo a scopo di divertimento e basta, come il Musazzi, che prendeva, prima è iniziato così, prendeva chi era influencer e ci faceva sopra i suoi commenti, che possiamo definirla, cioè il suo format possiamo definirlo come se fossero delle reaction, che tuttora più o meno lo sono. Prende dei personaggi che però non sono famosi ma hanno ottenuto un video che è andato virale e ci fa sopra una reaction divertente con i suoi commenti. Però non gli stai dando visibilità a loro, perché la visibilità, la credibilità, l'essere famosi vale solo quando lo sei costantemente, cioè quando hai costantemente dei video che vanno o virali o che vengono visti da tante persone, e quando hai anche una certa dose di credibilità. Cioè non ha senso se io vado famoso perché sono quello che va al supermercato a torso nudo, cioè non ottengo niente. Sì, magari la gente mi riconosce, però non è quell'essere famoso che ti porta effettivamente a qualcosa di utile nel pratico. Cioè l'utilità sarebbe io converto quello che ho in qualcosa, un servizio che ti posso offrire, nel fatto che le persone mi vogliono essere seguite da me, cioè devo avere un servizio, altrimenti se divento famoso e basta perché sono un cazzaro, cioè sì, ok, sono famoso ma perché sono cazzaro, non è una cosa utile secondo me. Poi è vero che la pubblicità è sempre pubblicità, né bene né male, basta che se ne parli. Io non la vedo proprio così. Anche perché, che ne so, sì, basta che se ne parli, però prendiamo anche aziende più famose, Tesla, che è andata un po' nel loop negativo della visibilità. Cioè le vendite sono calate, non gli ha portato a conseguenze positive, cioè, ma probabilmente... Dipende secondo me anche dalla competitività. Sì, allora adesso non voglio entrare in un argomento così perché è molto più complesso e esula dalle mie competenze, ci sta. Però secondo me, cioè, la pubblicità negativa esiste, perché altrimenti tutti, a prescindere, bastava che scegliessero un modo per fare cagate e convertivano in qualcosa. Secondo me non ha senso pensare al fatto che gli sto dando visibilità, se poi è una visibilità negativa. E invece, dato che stai facendo da un sacco di tempo reaction, non ti annoi dopo un po'? In realtà a me divertono sempre, cioè devo dire che non mi comunque annoiano. Ho visto che ogni tanto ti fai robe nuove, cioè tipo appari in basso e lo guardi mentre... Sì, vabbè, quelle sono tecniche che magari traggo ispirazione da altri creator per rendere il video un po' meno monotono, un po' più dinamico, e ci sta. Il fare reaction di per sé in realtà a me diverte sempre, è un format che penso che ultimamente sia un po' troppo usato, o comunque ormai esiste da tanto tempo e quindi tendenzialmente fa un pochino meno visualizzazioni rispetto a prima, a meno che non fai una reaction a una persona che è ben conosciuta, e allora quel video tendenzialmente sale, altrimenti prende di meno rispetto a prima. Però c'è da dire che anche quello che a me piace di più, cioè, trovo più appagante. È un modo anche per informarti un po'. Anche in realtà è molto utile per informarmi. Vedi quello che sta dicendo una fesseria. Sì, io so già che è una fesseria, però molto spesso mi sfuggono delle sfumature relative a quella fesseria lì, perché dico ok, so che non funziona in quel modo, però esattamente come funziona, e quello è un meccanismo di studio che è molto utile, cioè
si scoprono sempre cose interessanti o cose che magari hai studiato in passato ma di cui ti sei dimenticato. Tipo l'ultimo video di cui non ho fatto la reaction, ma ho fatto solo un commento in una storia. C'è questo farmacista che dice che la creatina Pancreas, non la puoi quello. scegliere. Pancreas? No, quella è la reaction proprio. Questo ci ho solo fatto una storia con un commento. E diceva che la creatina non la devi mettere direttamente sulla lingua perché sennò non la assorbi. E so già che sono cagate perché la creatina la assorbi, cioè al limite viene disciolta nella tua saliva, comunque è sempre acqua, cioè, non c'è nessun motivo per la quale una creatina sciolta così non può essere assorbita. Però poi diceva perché la creatina, e poi rischi che ti vada nelle vie respiratorie e potresti soffocare perché la creatina è igroscopica. E quello non me lo ricordavo, ho detto cazzo è igroscopico, ho dovuto cercarlo. Effettivamente una sostanza igroscopica è una che attira umidità, che quindi fa magari dei grumi quando c'è dell'acqua o dell'umidità nell'aria. E quindi il suo ragionamento era: se mi arriva la creatina nelle vie respiratorie, fa dei grumi, mi si blocca, non passa più l'aria, soffoco. Poi non funziona così perché dovrebbe esserci proprio il grumo di creatina, cioè dovresti metterti nelle vie respiratorie proprio un bel po' di polvere di creatina, non lo farebbe nessuno, non capita, dai. Però insomma mi ha insegnato questa cosa, mi sono cercato questa cosa e l'ho imparata, cioè ogni volta nel fare reaction o nel leggere delle informazioni che so già essere sbagliate, imparo sempre qualcosa di positivo per me. Ma secondo te perché esistono queste persone che fanno disinformazione? Allora, alcuni lo sanno e lo fanno apposta per andare virali, perché se tu metti un'informazione che ha un gancio forte iniziale, tu inizi un video dicendo lo sapevi che con questo curi il raffreddore, cioè di base già attiri, e quindi poi devi andare avanti con questo modo di fare video qua. Quindi la maggior parte secondo me lo fa anche soltanto solo per questo motivo. Altri invece lo fanno perché ci credono. Io penso che soprattutto alcuni medici, alcuni anche nutrizionisti che si focalizzano molto su picchi glicemici, ma perché anche io stesso sono stato ad una convegno di un corso dove doveva essere fatto apposta per aggiornare i nutrizionisti, e parlavano di insulina, picchi glicemici, cose che in realtà non sono validate a livello scientifico. Infatti io ho anche alzato la mano, è già successo 3-4 anni fa, e ho detto scusate, ma se io però non introduco più energia di quella che il mio corpo consuma, in ogni caso non ingrasso, non mi interessa che l'insulina la tengo bassa. E non mi ricordo cosa mi ha risposto, mi ha dato una risposta che non c'entrava niente. Però queste sono persone che hanno seguito quel corso lì, quindi poi credono che quello che hanno sentito sia illuminare del momento, invece stanno sentendo fuffa e basta e non se ne rendono conto, quindi c'è anche magari un po' di mancanza di spirito critico, cioè alla fine non è neanche tanto una questione di intelligenza, perché l'intelligenza ha tantissime sfumature, ma come tu sei in grado di interpretare quelle informazioni, la tua capacità di analisi di quello che ti viene detto e il collegamento logico con quello che hai studiato in passato fa la differenza tra una persona che spara cagate e una persona che cerca di darti le informazioni corrette. Secondo te questa perdita del senso critico è a causa delle AI o c'era sempre? No, c'è sempre stata, ci sono sempre state persone così. Io anzi penso che l'intelligenza artificiale abbia più un ruolo positivo che negativo man mano che passa il tempo, perché se la istruisci in modo corretto, le dici guarda dammi le informazioni che hanno soltanto un riscontro solido nella letteratura scientifica, non cercare sempre di appagare quello che ti dico, ma aiutami a creare a crearmi un po' di senso critico, di spirito critico, ad analizzare le cose con un po' più di logica e razionalità, tendenzialmente ti dà sempre delle informazioni vere. Cioè a me non è mai capitato che il mio chat GPT mi dicesse no guarda grazie al picco glicemico sali, cioè poi se diminuisci il picco glicemico dimagrisci, cioè non mi dà sempre informazioni ben allineate con la letteratura scientifica, ma perché io ho dato le istruzioni così e poi gli chiedo sempre prove scientifiche. Poi vabbè ci sono le allucinazioni, c'è tutto un altro discorso da fare, però tendenzialmente ti può aiutare.
Cioè, al giorno d'oggi io penso che dovrebbe essere molto facile discernere tra la disinformazione e l'informazione grazie all'IA. Però stavo pensando a questa cosa. Idealmente noi dovremmo sapere un po' di tutto, proprio perché magari non vogliamo, diciamo, farci ingannare, no? Però non è mica facile, perché ad esempio ho seguito il vostro podcast con Dario Bressanini, Sì. e avete parlato degli insaccati. E quei giorni stavo mangiando per 2 giorni della mortadella, e se non sei un po' informato comunque avete detto che non vanno bene, bisogna evitarli il più possibile. Come si fa a capire quando magari questa persona che si sta seguendo è una persona affidabile o no? È difficile da capire, dovresti guardare lo storico della persona. Quindi lui dice una cosa, dice ok, fammela cercare su Google, vediamo cosa dice. Su Google trovi che più o meno ci sta, dici ok, vabbè, potrebbe essere affidabile. Poi trovi un'altra persona che dice l'opposto, dici ok, fammi cercare anche questa, vediamo, dici ma anche questa Google dice che può essere giusto, ok, allora fammi chiedere a ChatGPT qual è quella più giusta a livello scientifico. Secondo me già utilizzare l'IA in questa maniera per forza capisci subito chi è nella ragione e chi nel torto, perché non troverai mai una... Se tu agli gli dici dimmi a livello scientifico se mangiare carne tutti i giorni fa bene, non ti potrà mai dire sì, con quella riduci il rischio di tumore, perché non è aggiornata sulla letteratura scientifica. Poi se abbiamo la mente del complottista dice grazie al cavolo che fa così, perché di poteri forti hanno deciso che l'informazione disponibile è questa. Vabbè, allora lì stiamo parlando di una categoria di persone che secondo me dovrebbe vivere su un'isola a parte con le loro idee e non rompere il cazzo a chi vuole andare avanti seriamente, progredire il più possibile in maniera anche sotto altri punti di vista, la tecnologia e tutto quanto, perché poi creano sempre problematiche in altre ma anche Trump sarà un pirla qualunque che sarà stato bravo a creare un impero economico, a ereditarlo, adesso non so la sua storia, però poi per il resto non capisce un cazzo, così come tante persone che sono a capo di uno stato che poi attuano politiche che vanno contro sia il progresso scientifico che il progresso tecnologico, e poi casualmente sono più o meno tutti di destra, però questo è un altro discorso ancora. Prima hai parlato di attirare le persone, magari queste persone, questi chiamiamoli fuffaguru, ma secondo te perché vogliono attirare le persone? Qual è il loro obiettivo? Fare views, ma perché fare cosa? views, ma sono sempre persone che hanno qualcosa da venderti. Che ne so, Matteo Sciaudone, che è a metà tra il fuffaguro e il... Che salutiamo. che salutiamo. Lui ovviamente ti vende poi l'allenamento, la dieta. Cioè se tu gli scrivi, dici ok, io voglio avere una dieta dimagrante, te la dà perché c'ha il team di nutrizionisti dietro, a quanto ho capito, però hanno sempre un servizio. Quell'altro che dice se fai 20 di questi dimagrisci qua, se fai 10 di questi, che più o meno è sempre anche il format di Sciaudone, però ce n'è uno che proprio li fa solo esclusivamente sul movimento. Anche lui molto probabilmente ti venderà delle schede di allenamento e delle cose, cioè solitamente è sempre quello il punto. Andare virali e basta per il gusto di andare virali, non so, c'è quello che rutta, che ha basato tutto il suo TikTok sul ruttare, lui penso che lo faccia esclusivamente con lo scopo di continuare ad andare virale, ma cioè, lo capisci più o meno qual è lo scopo di uno e qual è lo scopo di un altro. Comunque per prepararmi a questa intervista mi sono letto il libro di Bressanini e mi ha colpito una frase che ti leggo. Praticamente dice: l'unico modo per perdere peso è soddisfare per un po' di tempo un deficit energetico dato dal primo principio della termodinamica. Come farlo però è un'altra faccenda e non riguarda la termodinamica ma fattori psicologici, ambientali, ormonali, sociali eccetera eccetera. E tu che hai fatto molte diete, qual è secondo te l'ostacolo più ostico che i pazienti hanno? In realtà è un mix di quelle robe lì che ha detto lui, diciamo tendenzialmente emotivo, psicologico l'ostacolo. Ok, il senso di fame c'è e quello va bene, non è che lo possiamo ignorare o possiamo dire no, non hai fame, tu mangi esclusivamente solo perché sei goloso. Però c'è proprio il motivo psicologico dietro, dove
il cibo è comfort in generale, cioè io sono stanco, sono stressato, ho avuto una brutta giornata, torno a casa, non è che dico ah che bello, guarda adesso che sto così male vado a fare palestra, cioè è difficile creare questa associazione, è molto più facile creare un'associazione dove mi siedo, mangio i biscotti, sono buoni, li metto nel tè pomeriggio, magari bevo il tè con i biscotti, oppure mi guardo un film, mi faccio i popcorn, mi mangio le patatine, cioè si creano sempre associazioni comode che danno un sollievo immediato, che appagano sia mentalmente che anche a livello di fame, perché comunque c'è sempre anche la fame di mezzo, e quindi poi si perpetuano queste abitudini nel tempo. E poi arriva il sovrappeso, l'obesità, perché poi ci sono anche tutta una serie di meccanismi ormonali che non funzionano più bene, la persona magari tende ad essere comunque troppo sedentaria. Poi cioè, è ovvio che l'ambiente in cui siamo messi oggi porta molto facilmente ad ingrassare, non è completamente colpa nostra, cioè se io ti dico il tuo lavoro è alzati, vai ad arare i campi, torna a casa e il frigo non ce l'hai, e se devi andare in bagno devi andare a 100 metri di distanza al freddo perché in casa non c'è l'acqua corrente, non c'è quello, non c'è quell'altro, l'essere umano si mantiene a peso facilmente, sì. Anzi ma forse anche più tendente al sottopeso, ma noi che ci siamo evoluti, cioè siamo l'Homo sapiens che è cresciuto in un ambiente così ed è arrivato solo negli ultimi 100 anni in un ambiente dove il mio lavoro è sedentario, ho sempre il frigo a casa, ho cibo iperpalatabile, sono molto appagato nel guardare la TV, nel giocare al computer, cioè sì, è facile diventare obesi, sovrappeso, ma anche perché l'ambiente in cui siamo è fatto così, ma va bene così, cioè molte persone si lamentano di questa cosa, io la trovo una cosa positiva, cioè ben venga che non dobbiamo lavorare nei campi tutto il giorno, che possiamo goderci un momento di relax, che possiamo guardarci una serie TV ed essere contenti di guardare uno schermo anziché camminare tutto il tempo. Però bisogna trovare poi, cioè c'è sempre il lato negativo di qualcosa, il lato negativo di questa cosa qui è che comunque devi saperti regolare, perché prima non c'era bisogno di sapersi regolare, il mondo era completamente diverso, adesso che il mondo è molto comodo devi saper vivere in un mondo comodo e quindi devi saper fare il sacrificio di non volere quella cosa comoda per optare invece per la cosa scomoda, che potrebbe essere andare ad allenarmi e resistere alla voglia di mangiare qualcosa. È sempre un compromesso tra fattori positivi e negativi. E tu come fai a non mangiare le patatine, ad esempio? Io quando me le programmo dico ok, se le voglio mangiare me le metto domenica pomeriggio, calcolo che hanno queste calorie qua, domenica colazione la salto, domenica pranzo non mangio carbo, però domenica pomeriggio mangio 100 grammi di patatine, poi mangio anche 100 grammi di focaccine e mangio anche del prosciutto crudo. Dice ma il prosciutto crudo avevi detto che aumenta il rischio di tumore? Sì, ma è sempre dose dipendente. 50 grammi di carne lavorata al giorno aumentano il rischio di cancro al colon del 18%, che è comunque una percentuale minima. Se io mangio 50 grammi a settimana molto probabilmente non aumenta di quasi niente. Se poi ci metto le verdure è ancora più basso il rischio, se mangio abbastanza fibre è ancora più basso il rischio, se sono normopeso è ancora più basso il rischio rispetto ad essere sovrappeso. Ci sono tanti fattori da considerare, se si riesce a bilanciare il tutto si può fare tutto, basta saper decidere quando e quanto. Invece per quanto riguarda il non andare, cioè stare a casa, anziché stare a casa andare ad allenarsi, in realtà all'inizio magari è faticoso, no? Però dopo che ti alleni ti senti molto bene. Sì, infatti l'attività fisica comunque in generale rilascia endorfine, anche lo stimolo di dopamina, ha delle conseguenze sempre positive per il corpo. Il fatto è che l'inerzia di andarsi ad allenare è difficile da vincere, cioè il beneficio tu ce l'hai dopo che hai fatto qualcosa di pesante anche a livello cerebrale. Invece il cibo è qualcosa che non ha un problema iniziale, cioè voglio quello, lo prendo e sto subito bene, poi sto male dopo, però è molto più facile stare subito bene e male dopo piuttosto che il contrario. Ma c'è una mancanza di forza di volontà? Non è banalmente la mancanza di forza di volontà è per quelle persone che effettivamente hanno cominciato ad avere uno stile di vita diciamo pigro e non vogliono cambiarlo, che può essere il ragazzo di 22 anni che vive con i genitori, gioca alla PlayStation tutto il giorno, non esce con nessuno, e allora lì sì è un mix di, poi bisogna vedere, non esce con nessuno perché mi sento insicuro nell'uscire con gli altri o perché sono io che mi piace stare al computer. Se
semplicemente a me che piace stare al computer, sono pigro, non sto facendo le cose, mi muovo e le vado a fare. Se invece io ci provo, ho il pensiero fisso di voler dimagrire, cerco di resistere alle cose, ho fatto le diete con un nutrizionista, non hanno mai funzionato, vado in palestra ma faccio fatica a perdere peso, allora mi sono mosso, ho fatto qualcosa di concreto per cercare di cambiare la mia situazione, nonostante questo non ci sono riuscito, lì c'è tutta una serie di problematiche ormonali, di circuiti della ricompensa che funzionano meno bene, di magari anche insulino resistenza, cioè che comunque ha sempre a che fare con i problemi ormonali, che ti portano a non riuscire ad ottenere quel risultato perché effettivamente c'è qualcosa nel tuo corpo che non funziona bene, e allora bisogna capire come risolverlo, che poi le soluzioni sono sempre quelle, però ci vuole il supporto psicologico, a volte può essere anche necessario il farmaco che era nato per curare l'obesità, ma anche per curare, per curare il diabete. Può invece essere utile anche per l'obesità, che sono quelli semaglutide. In che senso aiuta l'obesità? Cosa vuol dire? Perché ti fa percepire meno fame. Okay. Siamo sempre lì, o meglio, ti fa percepire prima la sazietà, che è quello che poi funziona poco nelle persone obese, sia la sazietà che il desiderio di cibo. È tutto un po' collegato, però se già tu non ti senti sazio quando mangi, è come non sentirsi mai riposato quando dormi, cercherai sempre di continuare a dormire, quindi è difficile dire ma è colpa tua che dormi troppo, cioè se hai sempre sonno non riesco a fartene una colpa, cioè se a me mi si chiudono gli occhi mentre ti parlo e vado a dormire, tu non è che mi dici ma vedi dormi sempre, cioè lo capisci più o meno che mica sono stanco e mi si chiudono gli occhi. Se invece mangio e ho sempre fame, le persone dicono ma è colpa tua che continui a mangiare, ma se a me non viene il senso di sazietà, sì, è colpa mia, ma fino a un certo punto, se non mi sento mai sazio cosa ci posso fare? Allora devo agire per fare in modo che quella sazietà mi arrivi, e se l'ultima soluzione è il farmaco, prenderò il farmaco, non è che devo farmene una colpa se ho dovuto agire così. Questa è una cosa rara o no? Secondo me non è così rara, non è prettamente il mio campo perché è campo medico, sì. Però comunque l'obesità è stata riconosciuta come una patologia da relativamente poco, se non sbaglio da settembre, qua in Italia. O meglio, da settembre in teoria una persona obesa può anche accedere al sistema sanitario nazionale in quanto per ricevere supporto, in quanto proprio in quanto obeso, nel senso ho una patologia che mi porta ad avere obesità. Mi sono perso nel discorso. Cosa... No, quindi secondo me è più comune di quello che si pensa. Okay. Cioè, una buona parte delle persone obese è obesa perché ormai ha tutti i meccanismi biologici alterati. Poi magari ci è arrivato a quella condizione lì per contesti, cioè magari o per scarsa forza di volontà o perché i genitori non gli hanno insegnato ad alimentarsi come si deve o varie altre cose, però intanto poi arrivato a quella situazione lì tanti sono così e fanno fatica a uscirne perché effettivamente i meccanismi ormonali sono sballati. Nella tua dieta consigli di fare attività sportiva oppure la gente può dimagrire anche senza fare attività sportiva? Devi farla l'attività sportiva. Inizialmente puoi dimagrire anche senza, però arrivi molto presto a un limite. Dopo che arrivi a quel blocco lì, per smuoverti ulteriormente o ci inserisci più movimento o devi fare un sacrificio alimentare troppo grosso perché funzioni. Cioè se ti devo dare una dieta a 1200 calorie, se va bene funziona il primo mese, poi non funzionerà più, è inutile, cioè devi proprio cambiare lo stile di vita lì. Ma cosa vuol dire che non funziona più? Perché è troppo poco. Vale lo stesso discorso che ti facevo sul sonno, cioè se io ti dico dormi 3 ore al giorno, magari resisti 3 giorni, poi come vai avanti dormendo così poco? Se io ti dico mangia così poco, resisti 2 settimane e poi come fai le altre 2 settimane? Cioè tutto il resto della vita in realtà. Per forza ti verrà da mangiare, non posso darti così poco per tutta la vita, devo darti il compromesso migliore tra segnali di fame e segnali di sazietà, che poi portino comunque spostati verso i segnali di fame, perché sennò non staresti dimagrendo se non avessi mai fame. Però devono essere controllabili, non possono essere troppo forti, perché poi non segui quella dieta fatta in quel modo lì. Però idealmente se io ho bisogno di 1200 calorie al giorno,
e ne mangio 1200, dovrei essere a posto. Sì, lì sei a posto. Oppure sì. c'è anche questione che hai molta fame, non riesci a... Lì è il meccanismo alterato di cui parlavo prima, che è quasi, cioè secondo me quasi tutti gli obesi hanno quel problema là. Perché se tu dovresti essere a posto mangiando 2500 calorie, ma continui ad aver fame, e poi per forza che non riesci comunque a mantenere il peso, continuerai a salire perché continui ad aver fame. Quando però è tutto a posto, siamo normopeso, facciamo la giusta attività fisica, utilizziamo cibi sazianti con la giusta quantità di vegetali, di fibre, tutto quanto, lì tendenzialmente siamo a posto. Prima hai menzionato il psicologo, avete, perché adesso hai un'azienda in pratica, no? Avete un'idea di inserire anche uno psicologo? C'è già? Sì, no, l'idea c'era fin dall'inizio, tra l'altro questa sarebbe proprio la stanza anche dello psicologo, e quando riusciremo a trovarne uno. Però sì, l'idea è quella di inserirlo per offrire supporto sotto tutti i punti di vista. Fisioterapista ce l'abbiamo già, personal trainer ce l'abbiamo, nutrizionista ci siamo, manca lui. Prendiamo un esempio Lei. o lei, sì. O lui o lei, insomma. Prendiamo l'esempio di una persona che si allena ed è normopeso. Qual è secondo te la dieta migliore per tenerlo, diciamo, a peso controllato? O non c'è una dieta? No, non c'è una dieta, è a base vegetale sostanzialmente. Infatti io faccio un video a riguardo, non è neanche la dieta mediterranea, che lo è, ma è proprio il pattern vegetale, che quello mediterraneo è tanti vegetali, un po' di pesce, un po' di latticini, poche uova, poca carne, tanti legumi. Quello magari giapponese è tanto pesce, tanti vegetali, tanti cereali, niente latticini, cioè c'è una minima differenza, ma non è tanto latticino sì, latticino no, pesce, tanto pesce sì, tanto pesce no, è più proprio che ho mangiato tanti vegetali e ho ridotto tanto la carne. C'è sempre queste due punti di riferimento costanti, insomma. Punti di riferimento. Quindi bisogna stare attenti alla carne, nonostante sia buona. Nonostante sia buona, nonostante molto probabilmente comunque, anche se mangiassimo molta carne bianca, perché è più la carne rossa che è associata sempre a conseguenze negative, pur mangiando molta carne bianca io non credo che ci sia un problema. Non c'è uno studio che dice guarda che se mangi 1 chilo di pollo a settimana aumenta il rischio di qualcosa. Non l'ho mai visto da nessuna parte, però si vede continuamente questo minor rischio di qualcosa utilizzando tanti vegetali e anche cereali integrali, soprattutto i cereali integrali, più che le verdure. Dice ma le fibre le posso prendere sia dalle verdure che dal cereale integrale, però è soprattutto quello integrale che riduce il rischio di cancro al colon, per esempio, o più che altro la mortalità per tutte le cause. Quindi tenendo ben presente queste cose, tu dici ok, la mia dieta deve essere fatta così. Poi che io ci decida di mettere un po' più di latticino, un po' più di pesce, un po' più di carne bianca, o un po' meno di quello, un po' più di quell'altro, difficile capire cosa è meglio e cosa no. L'importante è che la base è tutto vegetale, anche proteine vegetali risultano superiori a quelle animali dal punto di vista della salute, cioè lì sono dati di fatto. E quelle persone che dicono io conosco il mio corpo, so di cosa sì, voglio, vabbè, quello non pensi? le prendo neanche in considerazione. Chi dice invece, perché mi è capitato con uno degli ultimi video che ho spiegato, no? Con la dieta vegetale non è che questo qua sei carente, questo no, questo sì potresti essere, però se integri ci sei, insomma. La dieta vegetale va bene, dice ma non è così che vedi quanto è valida una dieta. Tu devi vedere la biodisponibilità del nutriente, quanto effettivamente cos'è c'è la biodisponibilità del nutriente? praticamente quanto lo assorbi, insomma. Okay. Se io mangio la vitamina A, quanto è biodisponibile, cioè nel senso quanto il mio intestino me la prende e quanto invece me la perdo nelle feci o in quello che è. Questo non lo so, questo una domanda, curiosità, ma questo dipende da persona a persona o più o meno c'è? No, più o meno perfetto. cioè, l'intestino di ogni persona è fatta più o meno allo stesso modo, i trasportatori sono quelli e
più che altro la tesi dei carnivori è che siccome i vegetali hanno antinutrienti, che ce li hanno, cioè sono sostanze che limitano l'assorbimento dei nutrienti, allora non dovremmo mangiarli perché, che ne so, se prendi la vitamina B6 dai vegetali ne assorbi di meno, se prendi quest'altra cosa, il ferro dai vegetali ne assorbi di meno. Sì, ne assorbi di meno, ma ne assorbi comunque a sufficienza per sopperire a tutti i tuoi fabbisogni, oltre invece a tutti gli aspetti negativi che ti dà il vegetale, gli antiossidanti, le fibre, le varie vitamine, però questi si focalizzano su un concetto che tutto sommato può essere ritenuto valido, ovvero la biodisponibilità del nutriente, il fatto che è molto denso di proteine nobili, che poi solo quello puoi dire, denso di micronutrienti e proteine nobili, se però consideri anche le frattaglie, cioè cuore, cervello, rene, perché se ti mangi solo la carne, il muscolo dell'animale, in realtà è comunque una dieta carente. Però non è quello che risulta dalla letteratura scientifica, poi si fissano continuamente sul fatto che così è naturale, e che se invece devo mangiare vegetale ma devo integrare l'omega 3 perché invece potrei prenderlo dal cervello degli animali, allora non sto facendo bene perché devo mangiare naturale. Ma non vuol dire nulla al giorno d'oggi. Io posso integrare e posso comunque stare benissimo anche se la mia dieta magari mi dà tutto ma non mi dà gli omega 3. Ma che cacchio me ne frega, li integro gli omega 3. Dove sta scritto che se integro la mia qualità della dieta è peggiore? Io devo guardare il mio stato di salute finale. Rischio meno malattie cardiovascolari, meno possibilità di ammalarmi di cancro, meno osteoporosi, che ne so, qualunque cosa, mangiando in questa maniera qua? Sì, e allora mangerò in questa maniera qua, anche se devo integrare gli omega 3 anziché prenderli naturalmente dal cervello, che poi chi cacchio se lo mangia sto cervello? Quindi è come parlare al vento, però, perché anche se gliela spieghi così continueranno a rimanere nella loro idea che siccome integrare non è naturale, allora non devi mangiare così, come se già loro non facessero tutto quello che non è più naturale. Cioè anche banalmente io e te che stiamo parlando di qua con un microfono, cosa c'è di naturale? Che tutto, non c'è niente di naturale ormai, ma anche quello che mangiano loro, i polli, i maiali, non sono naturali, sono un incrocio, una selezione di specie animali che hanno portato poi alla creazione di un animale che è fatto apposta per essere mangiato da noi. Cioè non è che il pollo ha il petto così gigante di base, in quanto per selezione naturale è avvenuto così. Cioè noi l'abbiamo ricercato col petto mega gigante, così lo potevamo mangiare, potevamo avere più carne da mangiare. Non c'è comunque niente di naturale da nessun punto di vista. Cioè è inutile focalizzarsi su questo come dibattito, come punto a sfavore, a favore, insomma. Hai parlato della letteratura scientifica e volevo chiederti, se tu fossi un ricercatore, che studio faresti che ti interesserebbe? Forse approfondirei comunque il microbiota intestinale, che secondo me o comunque tutto ciò che ha a che fare con l'intestino, che io penso che è anche magari la genetica della persona in relazione alla nutrizione, che è un ambito che ad oggi non vuol dire niente, però se riuscissimo a scoprire qual è quella persona che ha un rischio cardiovascolare più alto perché di base, già questo si può capire dall'analisi del sangue, nel senso, se io ho tanto colesterolo e non è colpa dell'alimentazione ma sono io che per familiarità, quindi per genetica ho tanto colesterolo, ho un rischio cardiovascolare più alto. Questa però è solo una cosa, cioè se io potessi espanderla a tutto il resto, con i miei geni, quanta conversione da omega 3 a EPA e DHA, che sono le sostanze che ci interessano effettivamente quando diciamo integriamo gli omega 3, in realtà integriamo EPA e DHA, che sono il punto finale dell'omega 3, cioè la conversione finale, cioè quanto il mio organismo può convertire l'omega 3 in EPA e DHA, perché a livello genetico lo posso capire. Questo mi può fare la differenza tra a me basta che mi prendo i semi di lino e io invece devo per forza integrare. Cioè queste piccole differenze io sarei curioso di conoscerle. Insomma, vuoi scoprire come bisogna fare per gonfiare i polpacci? Prima o poi scoprirò anche questo. Ok. Invece ho visto
ma forse 3 mesi fa, che avete seguito un ragazzo che si chiama Marco. Sì. Volevo sapere se c'erano novità Ci sul sta suo proseguendo percorso. col percorso. Faremo un check praticamente ogni 3 mesi, quindi noi abbiamo iniziato ottobre, mi pare. Abbiamo fatto il check a gennaio, dove infatti abbiamo fatto anche un altro video. E adesso, aprile probabilmente, magari lo vediamo un'altra volta. Vediamo. Ok, questa era la mia curiosità. Comunque questo podcast si chiama L'Uomo e la Macchina Podcast. Il ragionamento era perché se più passa il tempo più stiamo diventando un po' dei cyborg, abbiamo sempre il cellulare attaccato, abbiamo... ok. Non so se sai che adesso si stanno piantando dei chip nel cervello. Ho letto il titolo Sì, di alcuni articoli. Ma se un tuo... cioè tu lo faresti impiantare ad un tuo paziente in modo tale da non sentire la fame? Se fosse fosse un tutto... chip che come unico effetto ha il non percepire la fame in modo alterato, non percepire la fame e basta, perché quello secondo me è un po' come dire vorrei qualcosa che non mi fa percepire il dolore, ma il dolore è qualcosa che aiuta nella sopravvivenza. Se io continuo a logorare un tendine che mi fa male ma di cui non percepisco il dolore, ad un certo punto quel tendine perde proprio funzionalità e non lo posso recuperare più. Io devo sentirlo il dolore. E secondo me è giusto che io senta la fame, cioè devo capire quando il mio corpo necessita di qualche nutrimento. Se non la sentissi mai rischierei qualcosa di molto più grave, anche banalmente la morte per mancanza di nutrienti. Però tipo una scarica elettrica e in quel momento non hai più fame. Che tu dici io tipo ce l'ho. sai, esatto, magari hai fatto tutta la dieta perfetta, però dice, comunque adesso hai mi rimane fame e con questo la possono... Allora ci potrebbe stare, idealmente potrebbe starci, dici ok, sono sicuro che io così la dieta la seguo al 100%, ci sta, cioè potrebbe andare. E tu te lo faresti mai impiantare? Sempre se fossi... Diciamo che in questo caso avrei un po' di... Io anche per quanto sia razionale, pro scienza, pro tecnologia, l'idea di avere qualcosa di estraneo nel cervello non mi fa molto impazzire. Cioè tipo un impianto sottocutaneo qua, sì. Qualcosa che magari metti perché monitora le analisi del sangue costantemente, quindi ti sa dire in ogni momento se sei disidratato, non lo sei, non so, queste cose qua magari anche sì. Qualcosa nel cervello che può interferire con i miei pensieri, cioè questa è la mia paura, diciamo di no, però stiamo parlando tanto di discorsi ipotetici. Sì, era una curiosità. Praticamente ormai sei diventato, oltre nutrizionista, un imprenditore. O no? Sì, abbiamo messo su la palestra, abbiamo i collaboratori, sì. Com'è stato, cioè, qual è una difficoltà nel creare un'azienda in Italia? E avere il capitale iniziale, che noi per fortuna abbiamo avuto semplicemente perché tra me e il mio socio la maggior parte dei guadagni che abbiamo ottenuto li abbiamo utilizzati per comprare un locale. L'avete comprato? Sì, l'abbiamo comprato. Quella è la nostra difficoltà più grande. Però qual è il problema? Che noi abbiamo la fortuna di non avere costi tendenzialmente, se non quelli che decidiamo noi attivamente di fare. Nel senso, se io apro una pizzeria ho per forza il costo fisso della materia prima, del forno, eccetera. Io posso decidere di non avere costi fissi perché oltre al locale in cui mi devo svolgere l'attività non ho nient'altro, non ho una materia prima da consumare, sì, ho le luci e basta. Quindi non avere dei costi fissi necessari, ma principalmente costi variabili, ti permette in un qualche modo di avviare un'attività di questo tipo. Però attività più complesse o chiedi un fondo, apri un fondo investimenti, cioè di investitori che dicono ok, decido che la tua app, la tua azienda vale qualcosa, mi ci metto, ti do il capitale e fai tutto, oppure non so se, cioè, la differenza tra l'Italia e altri paesi, non so se dipende anche da quanto lo Stato ti aiuta con dei fondi iniziali, perché poi comunque delle iniziative ci sono, magari sono più difficili da ottenere, ma non mi sono informato più di tanto. Cioè, se devo dire qualcosa, qua in Italia il problema principale è che non c'è un aumento della produttività, quindi tu anche come azienda potresti aprire qualcosa ma non hai un futuro garantito, cioè garantito nessuno ce l'ha, però in altri paesi dove effettivamente tutti i lavoratori, tutto il paese funziona meglio perché tutti i dipendenti guadagnano a sufficienza, hanno uno stile di vita migliore, non c'è
questo divario c'è, però di meno, divario tra persone super ricche, persone povere, eccetera, hai anche un po' più di tranquillità. Tu puoi vendere il tuo servizio a qualcuno, ma se qua sono tutti poveri, poi a chi vendi? Cioè, Sì. la mia paura è più quella che altro. Mi piacerebbe vivere in un paese che cresce, cioè magari posso anche pagare di più di tasse, però tutti guadagniamo di più, tutti siamo contenti dei servizi che abbiamo, che lo Stato ci fornisce, e quindi tutti siamo più disposti a spendere qualcosina di più, che può essere nel settore della ristorazione, nel settore invece dell'estetica, quello che vogliamo. E come hai trovato il socio? È stato un caso, nel senso che gli ho fatto un dissing, una reaction. Ah, ok. E poi abbiamo deciso di incontrarci cioè più che altro da quella reaction lui poi mi ha scritto dicendo sì, ma io non intendevo questo, l'hai guardato tutto il video? Io l'ho guardato tutto dopo, all'inizio no? Ho detto effettivamente avevo sbagliato io ho scritto nei commenti del mio video, ancora al tempo si potevano fissare i commenti su TikTok, avevo scritto non mi ero accorto di aver fatto un errore e lui non diceva questo, era solo la provocazione iniziale. Però da lì allora ci siamo scritti e abbiamo detto ci incontriamo, magari facciamo dei video insieme, e poi abbiamo scoperto di avere lo stesso obiettivo, cioè avere una palestra dove sì, avere una palestra, avere anche degli studi di nutrizionista e magari anche fisioterapia, cioè insomma qualcosa a 360 gradi, e allora abbiamo aperto una società insieme. E gli altri collaboratori, cioè come li avete trovati? Perché No, cioè, annunci, Ok, manda ok. il curriculum alla mail, poi ti vedo, ti parlo, decido se mi convince o no E e quel basta. processo è stato difficile o... Diciamo che è difficile, cioè ci sono meno persone di quanto pensassi, Ok. e quindi è più difficile da quel punto di vista, però sono contento di che abbiamo trovato. Mentre per quanto riguarda l'esperienza di Dario Bressanini, come mai è venuto qua? Gli ho chiesto su Instagram se fosse disponibile a fare un podcast con noi e ha detto sì, e ci siamo trovati. Vederlo dal Sì, vivo è è stato stato... strano. Sì, è stato strano perché lo seguivo tantissimo, è il mio padre della scienza, diciamo così. Sì, ti ha... penso sia più o meno quello, perché lo vedo che alcune persone che magari mi vedono per la prima volta perché mi seguono da tanto, cioè lo vedo che sono un po' stupiti dal fatto che mi vedono, ed è quello che ho provato io nei suoi confronti. ti ha anche un po' intimorito, comunque all'inizio avevi un po' di imbarazzo. Sì, un po' di imbarazzo c'era all'inizio, poi mi è passata e... Riuscivi... Cioè, ma secondo te perché? Perché volevi fare bella figura? Volevi... Ma io penso semplicemente perché è una persona che hai sempre visto come se fosse Il tuo qualcuno in idolo. TV, sì, o un idolo, comunque qualcuno che è un tuo punto di riferimento in qualcosa, e te lo becchi per la prima volta dal vivo, fa sempre un po' strano. C'è una spiegazione per il logo o... La spiegazione è che in realtà l'ha inventato, cioè la spiegazione se lo traduci direttamente è un gioco di parole, perché c'è la dieta ad alti grassi, quindi sarebbe high fat diet, e tu fai il gioco di parole dove tu fai una dieta ad alti fatti. Però è come si dice? L'ha inventato comunque Federico, il mio socio. Cioè, lui mi ha detto: io avevo quest'idea qua per la nostra società, tu cosa ne pensi? Io ho detto: boh, l'idea è carina, e va bene. Invece volevo parlare un po' di Lorenzo quando era giovane. Quali sono state le tue scelte che ti hanno portato a diventare nutrizionista? Da piccolo volevi fare il nutrizionista? No, da piccolo volevo fare il medico. E poi non mi ricordo, avevo cambiato idea, volevo fare un'altra roba ancora. Poi ho scoperto al liceo che mi piaceva la chimica, io ho fatto chimica all'università per 2 anni, per poi scoprire che non mi piaceva, non mi piaceva il lavoro, mi piaceva la chimica, studiarla in maniera teorica, ma metterla in pratica non mi piaceva. E nello stesso periodo mi ero preso bene con gli allenamenti, cioè già mi allenavo da un paio d'anni, no, sì, forse un anno. Però ci capivo sempre di meno di quello che dovessi fare in palestra, di cosa dovessi mangiare. Tutti dicevano mangia e spingi, che cosa devo mangiare, quanto devo mangiare, mangia di più, ancora di più. Dicevo, boh, che cosa devo fare? Poi un giorno sono uscito con degli amici, uno di questi studiava scienze della ristorazione, che è, come dire, scienze dell'alimentazione applicata alle aziende di ristorazione.
E lui mi ha detto, io faccio questo, se finisco la triennale poi posso anche accedere alla laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana che mi può far diventare nutrizionista. E ho detto, ma quasi quasi mi piace come idea, e ho fatto la stessa cosa. E quello è stato un caso, una conversazione venuta per caso con un amico in un momento in cui non sapevo cosa fare della mia vita. Mentre sei sempre stato così schietto o quando eri giovane eri un po' più timido? No, Com'è? allora ero più schietto sì, ma ero timido nel senso che piuttosto non parlavo, cioè magari in compagnia ero quello che dicevano ma è sempre la testa tra, anche perché mi isolavo anche mentalmente, magari in un gruppo di amici tutti parlavano tra di loro, io tendevo ad andare nei pensieri miei e poi quindi mi perdevo anche quello che dicevano, che era dato da una sorta di insicurezza mia di base che non ho mai approfondito, nel senso che poi vedendomi meglio, sentendomi meglio esteticamente e cominciando ad acquisire un po' più di consapevolezza anche mentale, ho risolto in automatico quella problematica lì. Rimango un po' timido di base, nel senso che non è che sono molto estroverso, cioè se ti vedo ti parlo senza problemi, però se siamo due sconosciuti e devo iniziare una conversazione sono più tendente al farmi i cazzi miei e sono quella persona che parla con tutti. Quello faccio più fatica. Ma c'è stato uno scatto o semplicemente dopo che ti sei visto meglio? No, penso che sia stata una roba un po' graduale, cioè man mano che mi vedevo meglio magari uscivo di più, parlavo con più persone, magari man mano che parlavo con più persone capivo meglio come interagire con gli altri, perché poi banalmente anche quella la mancanza. Io ho sempre interagito soltanto con i miei compagni di liceo, però non con altre persone che non avevano i miei interessi e il mio stesso percorso di studi e un modo di pensare più o meno simile, non sapevo relazionarmi. E l'ho imparato man mano che vincevo la timidezza, che poi non so esattamente se è dato dal fatto che mi vedevo meglio esteticamente o il continuare a passare più tempo con gente che non era esattamente della mia cerchia del liceo, però insomma è stato un po' graduale secondo me. È un consiglio da dare alle persone per sentirsi meglio con se stesse? Non ce l'ho particolarmente, nel senso che secondo me per sentirti bene con te stesso devi sicuramente essere il più allineato possibile con i tuoi principi morali, cioè che poi può essere semplicemente a me non piace, vabbè, a chi piace. Non mi piace che mi raccontino bugie, io non le racconto agli altri, cioè il fatto di avere questa coerenza di base sicuramente ti fa sentire una persona che vale qualcosa. Non ingigantire mai quello che ti succede, perché poi alcuni tendono pur di parlare con qualcuno, di far bella figura, a dire cose che poi non sono realmente successe, e secondo me quello ti fa sentire peggio che meglio, cioè insomma essere ben piantati coi piedi per terra, consapevoli, no? Poi da lì a sentirsi meglio non so, difficile capire come funziona esattamente. Senti, io una volta ho visto un'intervista che avevano fatto a Salmo dove diceva che secondo lui è importante dividere l'artista dalla persona. Le persone, secondo te è una cosa facile prima di tutto? Magari quando vedono le tue reaction si infastidiscono, come fare? Perché comunque alla fine... In che senso si infastidiscono? Magari il modo in cui comunichi allora non piace, però okay. Dall'altra parte sei molto informato, cioè cosa ne pensi di questa affermazione? Può essere vera, nel senso che sto antipatico a qualcuno, che poi è normale, a qualcuno stai sempre antipatico. Adesso non so quant'è la percentuale di persone che mi conosce e mi ritiene antipatico e quant'è quella che invece mi dice no, è un grande. Facciamo finta che è un 30% antipatico e 70% piaccio, di quel 30% pazienza, cioè non posso piacere a tutti, va bene così. Però ad esempio magari mi stai antipatico però ti apprezzo come artista, è vero, ci sono anche quelli, sì. E comunque artista, ovviamente specialista, in questo caso Salmo è l'artista, secondo te dovrebbero comunque provare a venire da te per una visita se ti sto antipatico no, ti direi di no, cioè ti devo piacere un po' come persona. Poi è diverso se tu mi dici mi stai antipatico ma in realtà è quel chi disprezza compra, allora sì, nel senso se un po' ti disprezzo ma perché mi piaci, che a volte c'è questo connubio qui,
ci sta, vieni comunque da me, però se davvero ti sto antipatico, no, devi avere un po' di affinità con anche il professionista, cioè non devi avere una persona che tendenzialmente ti sta sulle palle. È una curiosità, tu quando, cioè tu fai una dieta ovviamente, ma sei una persona che è molto attenta a ogni minima cosa, ti pesi ogni cosa, oppure ormai più o meno hai fatto un occhio, o neanche ci Ma pensi faccio più? metà e metà. No, pensarci ci penso costantemente, nel senso che ormai è implicito, cioè vedo un alimento, mi viene da pensare, ah, questo però ha tante calorie, non so, cioè è un po' matematico, però non sfocia nel disturbo, Ok. cioè lo so, è come se, ma anche quando guardo una persona, cioè quasi istintivamente mi viene da pensare, ok, questo ha un po' troppa massa grassa, questo dovrebbe allenarsi, questo però non si muove abbastanza, cioè non so, è come se facessi delle microdiagnosi istintive, però perché è, è qualcosa che assorbi lavorando così Sì. tanto in quella maniera lì. Comunque, adesso sei imprenditore, lavori un sacco con i social, sei fidanzato, come fai a gestire il tuo tempo? Secondo me io ce la faccio tranquillamente anche perché non ho figli. Allora, comunque io rispetto che ne so, il mio socio faccio più fatica perché lui è più efficiente nel modo di lavorare, nel senso riesce a ricavare molto più tempo libero da poter dedicare magari ai social. E la vita privata la sua è un po' diversa dalla mia, vabbè. Però io mi ritengo comunque ancora nella sfera del ce la fai tranquillamente, nel senso magari delle giornate un po' troppo piene, a volte mi ritrovo anche fino alle 8, 9, 10 di sera a dover pensare a un video, parlare con mio socio per capire che cosa dobbiamo fare, come organizzarci per qualcos'altro, eccetera. Però penso che ci siano persone, tipo, tornando all'inizio Scarabelli, che fanno ancora più fatica perché hanno una famiglia, hanno magari uno sport perché gli sport aerobici, se io faccio, che ne so, l'Irox, vabbè che l'Irox è un po' un misto, però, oppure faccio anche degli eventi pubblici dove dico quella settimana lì sono lì, venite da me, cioè se volete venire qui corriamo tutti insieme, insomma a me sembra che Scara faccia anche queste cose qua. In più era anche assessore comunale, se non sbaglio, non so se lo ha ancora. In più ha scritto anche un libro e da poco ha fatto tutto il suo sistema. Allora io dico, mica, ma lui come fa a fare tutte queste cose qui? Più fare le ricette portano via un botto di tempo. E dico, boh, cioè, come gestisce lui il suo tempo non me ne capacito perché a me già sembra averne poco e io faccio di meno secondo me. E quindi boh, cioè non sento di avere troppo poco tempo, però sicuramente ne uso tanto per tutto quanto. Cioè, Ma ti sforzi o sei abbastanza motivato e spingi? no, sono motivato. Ok. Cos'è che ti motiva? E il fatto che hai come se ti creassi degli obiettivi in più. Cioè, che ne so, il lavoro da dipendente è molto poco motivante perché fai questo, ok, tutti i giorni faccio questo, qual è la mia crescita? Cosa faccio in più di diverso domani rispetto ad oggi? Io invece posso scegliere su quale sarà il mio prossimo step, a cosa voglio dare la priorità, voglio provare a crescere su YouTube, voglio creare un'app, voglio portare più persone che si allenano in palestra da me, voglio creare una promozione, vedere se funziona, cioè devo avere un'idea per fare qualcosa di diverso. L'idea di fare qualcosa di diverso è quello che ti spinge cioè quello che non ti fa sentire stagnante e che quindi ti dà un po' di motivazione. E non hai paura di non goderti la vita proprio perché adesso magari stai spingendo in questo... Beh, no, alla fine comunque io faccio che ne so, magari è vero, ci sono giorni dove mi ritrovo 12 ore al giorno a pensare al lavoro, mi ritrovo che ne so, il sabato mattina, anziché essere libero completamente, devo pensare a un video da fare, magari quel video mi toglie 4 ore, però allo stesso tempo mi faccio tutte le settimane cioè le vacanze natalizie mi faccio tutte e 2 le settimane a casa, è vero che ogni 2 giorni comunque devo pensare a un video, ho qualcosa da fare, pensare, ok, però sono 2 settimane dove sono a casa, poi mi faccio il mese di agosto a casa, cioè mi do delle vacanze anche abbastanza lunghe e faccio lì le cose, o comunque il weekend posso fare qualcosa, oppure per me banalmente significa anche tutta la domenica mi rilasso completamente, gioco alla Nintendo Switch, cioè secondo me
sta andando, cioè anche da quel punto di vista lì non posso ritenermi non appagato. Ma prima hai parlato di, come si chiama il nutrizionista famoso? Scarabelli. Ok, ha scritto un libro, ma Che poi si chiama Scarabelli? Sì, sì, mi sembra di sì, vabbè. va bene, ma abbiamo detto che ha scritto un libro, ma anche tu stai scrivendo una specie di libro barra No, manuale. un ebook, lo devo finire. Sì, un ebook, un libro non c'ho cos'è? voglia. Ma è un libro, cioè, di nutrizione? Sì, nutrizione applicata un po' alla pratica, nel senso principi di nutrizione volti a portare la persona ad avere maggior consapevolezza su come deve essere strutturata una dieta, cosa è importante capire per scegliere in che direzione andare, nel senso devo dimagrire, sì, perché devo perdere peso, perché cos'è che devo guardare per scegliere che devo fare quella cosa lì, che può aiutare, che ne so, quelle persone che dicono ma io sono alto 1,80 e peso 80, allora è giusto così. In realtà no, cioè 80 cosa sono? Sono grasso, sono muscoli, cosa devo guardare? E poi come me la devo creare la dieta? Quali alimenti devo inserire? Oppure le altre diete, allora la chetogenica, la dieta del gruppo sanguigno, le altre diete, perché non hanno valenza? Che cosa, perché è più valida la Mediterranea oppure la dieta a base vegetale? Insomma, principi di nutrizione contestualizzati un po' nella vita di tutti i giorni con le domande che magari una persona si potrebbe porre in quel E momento. come mai hai avuto questo desiderio di scrivere questo In realtà il ebook? desiderio non parte da me, parte dal mio socio che mi ha detto Ok. devi scrivere un ebook. Vabbè, scriviamo questo ebook. Ci sono delle cose che non abbiamo parlato e cui vorresti parlare, che ti toccano? O che pensi che sia importante che le persone sappiano? Che sappiano cosa? Un qualcosa che vuoi dire? Ah, qualcosa che voglio dire che le persone Certo. sappiano. No, a parte quello che ci siamo raccontati qua, secondo me abbiamo toccato tutti i punti fondamentali. A me il punto che mi tocca particolarmente e che spero che passi sempre alle persone è quello di discernere tra informazione e disinformazione, che è il motivo per cui faccio le reaction. Poi chi deve rompere le palle dicendo ma comunque non fai mai contenuti tuoi, devi sempre prendere quelli degli altri, quelli ormai la Li ragionano lasciamo così, perdere. la pensano così e sti cazzi. E un consiglio nutrizionale alle persone che ascoltano e un consiglio anche alle persone che non si prendono, di non prendersi troppo sul serio, perché comunque tu, cioè, ti esprimi molto e ti criticano, ma non mi sembri tipo triste che ti criticano. Vabbè, ma perché la critica, cioè com'è la critica, io guardo per lo più quelle positive. Mhm. Inizialmente e tuttora anche per molti creator avere dei commenti negativi, cioè un commento negativo cancella 100 commenti positivi nella tua testa, cioè tu Ok. hai 100 persone che ti dicono bravo, complimenti, bla bla bla, poi ce n'è uno che dice sei un cazzaro e tu ti focalizzi su quello e ti spegne la felicità, ti viene da pensare che devi fare in modo diverso. Per molti creator funziona così. Per me inizialmente questo in realtà era più un allora gli rispondo, cioè uno mi dice allora non capisci un cazzo, io dico ok, invece tu cosa hai capito, scusa, cioè non sai, un qualcosa che mi crea interazione anche con chi mi odia tra virgolette per capire come ragiona. Poi dopo tutti questi anni ho capito che è inutile, cioè come non puoi ragionare con loro, quindi al limite mi limito a fare un altro commento semi sarcastico, ironico, quello che è. Mi diverto anche così alla fine, cioè con le persone che mi odiano mi scrivono e io gli rispondo in maniera un po' sarcastica e mi focalizzo invece su tutti quelli che mi apprezzano, cioè perché devo dare un peso maggiore al commento negativo? Alla fine è 50 e 50, però alla fine ne ho molti di più positivi che negativi, va bene così. E come fai a gestire emozionalmente questo peso? Boh, semplicemente ho imparato a non Ok. darci peso io, non so come... cioè non so perché altri creator magari danno tanto peso e altri no, però tutte le persone famose, parliamo anche di livelli molto più alti dei miei, devono imparare a gestire questa cosa. C'è sempre quel cantante che ha l'hater, quell'attore che tutti odiano e dicono ammazzati e Sì. robe così, cioè ci sono anche, si arriva a cattiverie molto pesanti e tutti devono saperla gestire, cioè il lato negativo dell'essere visibili. Qualche consiglio ai giovani che escono dalle superiori o che devono decidere cosa fare della propria vita quando Ma escono io all'università?
io andrei sempre a quello che cioè, cerca di capire esattamente che cosa ti piace fare, perché poi tanto il lavoro sarà più o meno collaterale a quello che, cioè è inutile che dici la richiesta attuale del mercato del lavoro è l'ingegneria elettrotecnica, che cacchio ne so, oppure appunto AI, sì, perché tanto è AI. Però a te non ti piace, proprio non ce la fai, ti fa schifo, oppure lo fai ma un po' per sforzo, un po' come se lo devi fare, cioè tutto sommato non è che ti fa schifo ma neanche ti fa impazzire, sarai sempre una persona che in quel campo non eccelli, o meglio non ti saprai distinguere più che eccellere, cioè tu devi avere qualcosa che dici cazzo, a me questa cosa piace talmente tanto che io la studio di più, cioè ci metto, uso anche il mio tempo libero per capirla meglio, voglio capire le sfumature, voglio capire se posso fare un modo piuttosto che in un altro. Ho della creatività in quel settore lì, ma se io faccio una roba sforzandomi, quella creatività là non mi verrà mai, ed è inutile, cioè sarò il lavoratore medio che magari la gente mi assume perché ho studiato quella cosa, ma che alla fine non mi piace e semplicemente rimarrò lì a fare qualcosa che mi crea frustrazione per sempre. Poi, se io invece mi piace la filosofia, la studio e poi non ho sbocchi lavorativi, ovviamente anche lì è un problema, dico, cosa faccio? Però intanto ti sei dedicato a una cosa che ti piaceva e magari ti viene un'idea per sfruttarla, che magari ci fai adesso con l'IA, puoi fare un'app, puoi fare un sito, puoi fare le lezioni online, non lo so, puoi diventare docente di qualche scuola, non lo so, cioè uno sbocco minimo ce l'hai più o meno sempre. Poi quando gli sbocchi effettivamente sono comunque pochi, poi ti reinventi in qualche altra maniera, sfrutterai qualcosa, cioè secondo me è meglio prima fare quello che ti appaga e poi se non funziona quello che ti appaga ripieghi su quello che non ti piace, perché a fare quello c'hai sempre tempo, però a fare il contrario no, ti sei buttato via cioè lo puoi fare anche il contrario, prima fai quello che non ti piace, scopri che effettivamente non ti piace, studi dopo, però secondo me è meno utile, cioè conviene prima scegliere la tua strada che potrebbe portarti a qualche risultato che a te appaga e poi se non va dici vabbè mi accontento di quest'altro. E come si riesce a capire quando una cosa ci piace? Quello devi studiare più cose, devi dire, cioè quello che comunque ti prende lo capisci. A me la chimica piaceva, e poi la nutrizione non è che è troppo distante dalla chimica, è sempre un qualcosa di scientifico, devi comunque studiare poi la biochimica, cioè come la chimica interagisce all'interno del corpo umano o degli organismi viventi. Ci sono comunque le materie scientifiche, a me piaceva anche la fisica, la matematica, cioè c'è tutto quello che sta attorno, lo devi comunque studiare. Mi piaceva il lato scientifico, cioè più o meno ti rendi conto che cosa ti piace di più disegnare, ti piace di più quello, quell'altro, in che modo posso sfruttare il fatto che mi piace quella cosa piuttosto che un'altra, e quello ci devi ragionare, poi piano piano lo capisci. Ultima domanda, come ti è venuto a cazzo di Buddha? Non lo so, nel senso che mi è venuta in mente questa espressione che utilizzava un mio amico al liceo e poi un giorno nei social ho detto voglio fare un inizio così. All'inizio era l'intro, era spiegone su l'acqua e l'andare in bagno. Mettiamoci un cazzo di Buddha qui così e vediamo un po' cosa viene, e poi è piaciuto e adesso è la chiusura dei video. Grazie per essere arrivati fin qua, la puntata è finita. Noi ci vediamo il mese prossimo. Ciao!